Benvenuti disadattati e disadattate. Noi siamo i Termostati e oggi vogliamo speculare sul prossimo gioco della saga di Dark Pictures. Ma prima? Sigla. La trama scritta sul sito ufficiale dice: alla fine della guerra in Iraq, le forze speciali, dando la caccia alle armi di distruzione di massa, scoprono qualcosa di ancora più letale, un tempio sumero sepolto. Nel banner ufficiale compaiono delle figure interessanti. Tra queste, a sinistra possiamo vedere la stele della vittoria di Naram Sin, raffigurante il re Naram Sin che conduce il popolo dei Sumeri contro i Lulubiti, gli abitanti originari delle montagne di Zagros. che sono proprio le montagne dove sarà ambientato il gioco. Esatto. Inoltre, in basso, e anche nel trailer, si può vedere la statua di Pazuzu, un demone della mitologia sumera. Ma su di lui ci torneremo più avanti, tranquilli. Potrete notare anche il famoso calendario Maya, quello del 2012. Ma che c'entrano i Maya con la mitologia sumera? Non lo so. E in alto a destra si vedono delle scritte cuneiformi, tra cui questo simbolo, che sta a significare cielo o paradiso. Come avrete capito, la storia sarà ambientata durante la guerra in Iraq, quindi tra il 2003 e il 2011. In una scena uno dei soldati indossa anche un cappello con scritto Remember 9/11, ovvero ricorda l'11 settembre. Sarà forse il Dark Pictures più politico? Possibile. Nel trailer si sente anche una voce dall'accento arabo. Forse un soldato nemico? Dopotutto, nella descrizione c'è anche scritto: per sopravvivere all'incubo dovranno stringere un'alleanza con i nemici che avrebbero dovuto combattere. È l'avrebbero dovuto che ci frega. Si riferisce ai soldati nemici o ai mostri? È anche bene ricordare come nel libro reale Phantoms and Monsters Strange Encounters si raccontano testimonianze di soldati americani Che durante delle investigazioni e spedizioni in Iraq hanno sentito delle strane urla e hanno visto delle strane ombre. Coincidenze? Comunque, quella stessa persona che nel trailer ha l'accento arabo nomina anche la mitologia sumera. Ma questo in che modo sarà rilevante ai fini del gioco? Secondo le credenze sumere, le montagne Zagros rappresentano l'entrata al Kur, l'aldilà sumero. La mitologia dice appunto che le anime dei morti vanno a Kur, descritto come una versione oscura della terra, dove l'unica fonte di cibo è la polvere. So che ve lo stavate chiedendo. Sì, Kur in sumero significa casa delle ceneri, House of Ashes. I vivi comunque non sono al sicuro dal Kur, in quanto si crede che i Gallu, i demoni del Kur, rapiscano i mortali per portarli al Kur. Tra questi Gallu c'è appunto Pazuzu, il dio del vento, portatore di siccità e fame, ma occasionalmente anche un salvatore. Sì, perché la Mashtu, la principale rivale di Pazuzu, tormenta le donne incinte e i loro neonati. Quindi Pazuzu, per i picca, protegge le donne incinta e i ragazzini. Anche altri youtuber hanno provato a sparare delle teorie su questo gioco e per darvi un quadro completo vi diremo anche le loro di teorie. Iniziamo. Tra le teorie più gettonate c'è quella dei mutaforma della mitologia araba, detti Jinn o geni. Questi mostri sono in grado di lanciare maledizioni o far impazzire le persone. Quindi sarà di nuovo come Man of Medan? Io spero proprio di no. Inoltre questi geni non c'entrano nulla con la mitologia sumera. Un'altra teoria è quella dei mostri Nas Nas e Outrub, demoni della mitologia araba, che di nuovo non c'entrano nulla con i Sumeri. Un'altra teoria, i mostri in realtà sono iene. Esatto, le iene. Ci sono diverse leggende sulle iene e su come queste riescono ad imitare la voce umana per attirare le prede. Ma quanto potrà mai essere pericolosa una iena? Sei un cazzo di soldato, tiri giù villaggi e c'hai paura d'un cane? L'ultima teoria che gira per i forum è che i nemici saranno i demoni sumeri veri e propri, Pazuzu, Lamashtu e compagnia bella. Ma non credo, finora hanno sempre cercato di spiegare razionalmente quello che succede. Dubito che in questo gioco faranno diversamente. E infatti, adesso è l'ora della nostra di teoria. I mostri sono persone che per diverse generazioni hanno vissuto nelle grotte e si sono evoluti per sopravvivere, appunto, nelle grotte. Tipo i crawler di Discesa nelle tenebre, ma più brutti. E queste persone sono proprio i Lulubiti, ovvero i primi abitanti delle montagne Zagros, che poi sono stati cacciati dai Sumeri 4000 anni fa. Proprio come raffigurato sulla stele di Naram Sin, che sta anche sul banner del gioco. Inoltre, le leggende sumere raccontano di come i Gallu rapiscano animali e persone per portarle nel Kur, cioè le caverne. Sarà forse per mangiare? E questa è la nostra teoria. Fateci sapere voi cosa ne pensate. E tra un anno sapremo se ci abbiamo azzeccato oppure no. Grazie per l'attenzione E buona serata.